Ti passo la mia ricetta per fare la torta di mele. Purtroppo questa torta ha fatto una brutta fine in quanto mi è caduta giù dal balcone mentre stavo facendo la foto, ma il piano di sotto è stata super apprezzata. Ho lavato le 3 mele. Queste mele pesano 600 grammi e ora comincio a sbucciarle. Dopodiché bisogna tagliarle a fette ed eliminare la parte centrale, togli il torsolo. Le fette di mela io le conservo in una ciotola coperta con uno straccio inumidito di acqua. In una capiente ciotola io metto i 100 g di burro. Questo burro deve essere a temperatura ambiente. Comincio a tagliare in piccoli pezzi il burro ammorbidito. Metti 100 g di zucchero semolato bianco e con un cucchiaio di legno bisogna amalgamare i due ingredienti. Quando il contenuto della ciotola è diventato così è pronto. Metti ora l'aroma. Io utilizzo l'aroma di limone nella fialetta. Puoi utilizzare anche la parte gialla della scorza di un limone. Mescola l'aroma o la scorza. Io metto poco per volta i 250 g di farina addizionata con il lievito. Mescola la farina autolievitante con il resto dell'impasto. L'impasto alla fine sarà pronto quando la farina, inglobandosi tutta, crea un composto sabbioso. Raggiunto questo risultato qui è ora di aggiungere i liquidi. Io aggiungo 2 uova intere e un rosso d'uovo. Mescola le uova con l'impasto della torta, metti 300 ml di latte poco per volta e mescola. Devi ottenere un impasto liscio e senza grumi, come questo. Potresti dover aggiungere meno latte, questo dipende da che farina usi tu. Ho messo la carta forno sul fondo della mia tortiera. Io ho lo stampo da 19 cm. Dopo aver messo l'impasto nella tortiera, io metto le mele sopra la superficie della torta. Le mele fanno anche da decorazione, quindi mettile bene, conficca le parti più sottili delle mele dentro l'impasto, così le mele non si bruceranno sui bordi. Sopra la torta metto un pizzico di zucchero semolato, questo è zucchero vanigliato. La torta cuoce a 180 gradi nel forno preriscaldato per circa un'ora. Fai ovviamente una prova a stecchino per vedere se quando sforni la torta essa è cotta. Quando la torta è cotta devi farla raffreddare, però nel forno spento. Devi sfornare la torta quando essa si è raffreddata. Buon appetito, buona merenda, ciao!